Ciao a tutti, amici dei gemelli. Benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Oggi andremo a vedere le previsioni generali per l'autunno e andremo anche a dare uno sguardo alla situazione affettiva piuttosto che lavorativa. Bene, mostrami, gemelli, periodo autunnale del 2022. Wow, abbiamo la carta della morte. Quindi si prospetta una bella rinascita, un cambio probabilmente di attitudini per qualcuno, magari mi parlano di amicizie, quindi per qualcuno si potrebbe trattare di un cambio di amicizie o un corso, mi dicono cambio corso, magari sei andato all'università. Sta di fatto che la morte parla sempre di qualche cosa che viene, se vogliamo, tagliato, interrotto. Quando arriva, arriva per lasciare indietro qualche cosa che non serve più. Andiamo a vedere con i koan. I koan zen sono in origine delle tavole di legno che il maestro buddista consegnava ai suoi discepoli quando venivano a porgli una domanda. Queste tavole erano incise con delle affermazioni e servivano proprio per la riflessione, per la meditazione, insomma. Andiamo a vedere qual è il vostro. L'onda e il mare sono uno. Quindi qui vi ricorda che siamo tutti parte dell'uno. Quindi ogni onda è formata da più gocce e ogni singola onda forma il mare, insomma. Quindi qui c'è un qualche riferimento ad un'appartenenza. Ok, si potrebbe parlare di qualche situazione a livello familiare. Andiamo avanti, vediamo con i tarocchi che cosa vi dicono. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi potrebbe non risuonare tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se volete completare il vostro messaggio, queste sono troppe ragazzi, le tiro su. Potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi. Allora partiamo con un 3 di pentacoli al contrario, la carta della stella e un 3 di spade. Qui sento che c'è una sorta di difficoltà nel guardare in avanti. Mm? Sento che comunque, diciamo, a metà periodo, guardate, per qualcuno si tratta di un... Mi stanno arrivando un sacco di messaggi, scusate. Allora, ve li dico in ordine, prendeteli così come vi arrivano, ok. Allora, il primo messaggio è stato di una persona che è mancata da poco e qualcuno può essere che la rivede in sogno, ok? Il secondo messaggio è inerente a quello che è una sorta di sogno, progetto, ehm, punto d'arrivo. C'è qualche cosa che si è rotto inerente a questo sogno o questo progetto. Ehm, il terzo messaggio è un po' più, diciamo, da un punto di vista astratto. Ehm, Qui il punto è, con questa morte, la sofferenza che ancora vi portate dentro con questo 3 di spade poi a fine periodo, quindi a fine autunno. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono. Ok. Abbiamo un 10 di bastoni al contrario, un 5 di bastoni al contrario e un 10 di coppa al contrario. Qui ho forte la sensazione della perdita di un vostro caro, e c'è probabilmente qualche tipo di casa da smantellare. Potrebbe anche essere un qualche tipo di successione, mi dicono,
o un'azienda da dover ristrutturare, come vi posso dire, risistemare, ecco. Sta di fatto che, ragazzi, sarà un periodo impegnativo, mi dispiace, però almeno lo sapete prima e siete preparati psicologicamente ad affrontare questo periodo di sofferenza, perché comunque è di sofferenza. Quello che ho detto prima del familiare è qualcuno che avete già perso, non è qualcuno che potreste perdere, ok? Ci tengo a precisarlo perché con la carta della stella io sento che potrebbe arrivare in sogno, quindi sicuramente è una persona alla quale voi eravate molto legata, alla quale voi pensate ancora, alla quale probabilmente è legato questo tre di spade. Questo ci tengo a precisarlo perché poi non arrivino commenti strani. È come se, vi faccio un'ipotesi, se fosse la mamma che avete perso da 10 anni, è come se in un certo senso vi arrivasse questa sorta di contatto notturno, ecco, diciamo così, con la mamma che vi dà un sorriso piuttosto che un incoraggiamento, e diciamo che vi lascerà una certa amarezza, se vogliamo, questo tipo di rivelazione. Ricordate che comunque la stella è una carta di guarigione, eh. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono, perché qui ho fortemente la sensazione che si tratti di una famiglia. Se non è necessariamente appunto una persona, può essere anche un progetto di famiglia, ipotesi, che non sta prendendo la piega che voi volevate. Diciamo che non c'è tutta l'unione familiare che voi vi aspettavate in questo tipo di progetto. Abbiamo poi un re di pentacoli, un fante di pentacoli al contrario, la luna è un 7 di coppe. Sì, poi guardate, rivedendo anche questa carta, quando mi dice che l'onda e il mare sono uno, lo sento fortemente un qualche cosa che è inerente a un gruppo, dove magari in questo momento c'è una sorta di discrepanza molto forte, dove si sente che non c'è tanta unità familiare, però quello che vi posso dire io è che, allora, innanzitutto potrebbe essere utile affidarsi ad un esperto, se ci fossero delle vicende burocratiche o delle questioni, insomma, adesso io non so di che tipo di esperto si possa trattare, però che sia un legale, che sia un qualche tipo di magari medico, dottore, terapeuta, piuttosto che psicologo, ehm, militare, mi dicono. Ok, mm, perché qui fondamentalmente il discorso, di nuovo, la luna è qualcosa che riguarda il passato, ok? Quindi è un po' come se vi dicessero di lasciar perdere anche un po' il passato, di cercare di uscire, perché sennò diversamente vi porterete dietro questo tre di spade ancora per lungo tempo. C'è una situazione inerente ad un gruppo, per molti potrebbe essere, come vi dicevo, un gruppo familiare, ma per qualcuno potrebbe anche essere un gruppo di lavoro. Ehm, Andiamo a vedere Conoscio che altro hanno da dirvi. Vediamo come posso implementare la lettura. Guardate, ho anche la sensazione che, perché qui abbiamo la morte, che è una carta di chiusura cicli e inizio cicli, qui abbiamo 2 10. mm? Ho come l'impressione che ci sia qualcuno che abbia voglia di togliersi da certi problemi, da certi conflitti. E perché arriva questa carta? Perché certe volte, quando i conflitti si ripetono, è perché voi dovete imparare a gestirli. Non serve a niente scappare. Per la serie, eh, l'onda è il conflitto e il mare sono uno. Cioè, se non risolvete una cosa adesso, con la prossima relazione vi si ripresenta la stessa dinamica fino a quando comunque non si riesce a risolvere. Andiamo a vedere, perché comunque la carta della luna vicino al 7 di coppe mi fa proprio capire che ci sono delle proiezioni qui in mezzo, eh.
probabilmente dettate dalla paura, probabilmente non si vede chiaro perché non si è studiato bene. ehm, È come se ci fosse un desiderio da un punto di vista con la stella teorico, ma poi a livello pratico manca qualcosa. E vi ripeto, non vi fate incastrare da quelle che potrebbero essere le vostre proiezioni o semplicemente le proiezioni fatte da un sentimento di paura. Andiamo avanti, vediamo con Osho. Le vite passate, qui abbiamo la luna. Senso di colpa e controllo. Di nuovo, qui abbiamo la luna. Io credo che qui, ragazzi, ci sia qualcuno che si senta caricato di qualche dovere familiare o qualcosa per lo stile, quei conflitti, quella disunione di cui abbiamo parlato prima. Giustamente perché nel mazzo di Osho questa carta si chiama le vite passate, no? Quindi potrebbe esserci anche un peso, diciamo, da un punto di vista karmico o di lignaggio proprio familiare e di conseguenza, secondo me, guardate, vi dirò, secondo me questo tipo di esperienza vi porterà a rendervi conto delle paure che stanno venendo a galla. Ma il fatto di avere il controllo e la carta del senso di colpa in questa posizione, io sento che vi farà bene disciplinare i vostri pensieri, le vostre emozioni. Ehm, Qui non si tratta di senso di colpa, ma si tratta di prendersi la reale responsabilità di quello che vi compete, lasciando indietro quelle che sono le aspettative dei vostri antenati. Se vi dicono, ma da noi si fa così o si è sempre fatto così, il fatto che si sia sempre fatto così non vuol dire che sia giusto. Cioè, nel senso, le cose cambiano, no? È un po' come se vi dicessero mantenete l'autocontrollo, ma sento che già lo state facendo. Andiamo avanti, vediamo che altro. Fiducia. Trasformazione e la pazienza. Allora, qui ragazzi è proprio un momento, secondo me, ehm, che siete destinati un po' a trascorrere, a passare, a dover vivere, ma questo perché? Perché vi darà la possibilità di andare verso questa trasformazione. È chiaro, ci vuole pazienza, ok? Perché come in tutte le cose, qualsiasi processo di morte, qualsiasi cosa rappresenti per voi questo arcano, che sia la morte di un progetto, che sia una persona che è già passata oltre, che sia la morte di un'idea anche solo, ehm, ci vuole comunque un suo momento di lutto per riuscire a trasformare, a trasmutare questo dolore, ok? Quindi probabilmente qui per qualcuno c'è bisogno di darsi anche un tempo. Guardate, in questa carta, in questo, diciamo, nei tarocchi tradizionali è chiamata la morte, qua è chiamata la trasformazione, ma è esattamente la stessa carta, perché qui si tratta proprio di trasmutare questa energia, questa sofferenza di cui ci parla il Tre di Spade. Con pazienza, è vero, con pazienza, con un atteggiamento positivo, diciamo anche con una sorta di calma, se vogliamo. L'ultima carta è l'outsider, ovvero avete bisogno di andare fuori, di scoprirvi, di ehm, uscire da questo tipo di gabbia mentale, mi viene anche da dire. Anche qui avete un 8 di spade che, se vi ricordate negli arcani tradizionali, è quella fanciulla bendata con tutte le spade intorno, e anche qui c'è una sorta di porta di ferro che rappresenta la gabbia. Qui sento che la chiave, perché il lucchetto è aperto,
basta toglierlo e sfilare la catena. Quindi in realtà io sento che una volta che farete questo tipo di trasformazione, diciamo alla fine dell'autunno riuscirete ad essere più padroni di quello che è il vostro lato emotivo e il vostro raggio d'azione, mi viene da dire, ok? Vi dico, a livello emotivo, non sarà un periodo proprio leggero, mi dispiace, però ci sarà un po' di trasmutazione da dover fare. Forse la vedo un pochettino meglio a livello lavorativo, a livello diciamo concreto, potrebbe esserci comunque una persona che magari vi dà una mano a vedere più chiaro, insomma, però ehm, ecco, diciamo che proprio nuovi contratti, ci sono delle possibilità, ragazzi, ma non mi sembra che siano cose, diciamo, a lungo, cioè che vadano avanti nel lungo periodo. Sì, diciamo che la situazione, affettiva la sento molto improntata su quello che è la famiglia e sulle tensioni familiari, su chi fa che cosa, sul senso di colpa e sulle aspettative che hanno giustamente i vostri cari nei vostri confronti. Qui si tratta di tenere un po', sotto controllo tutto quanto, è vero, dovete avere pazienza, ma fondamentalmente siete voi che dovete trasformare l'attitudine, perché in realtà se voi solo aveste il coraggio di togliere questo lucchetto e sfilare la catena sareste liberi, quindi in realtà a un certo punto bisogna mollare la presa e dire ok, oggi sono in ferie, non faccio niente, ma stasera due figli, magari il cane da portare a passeggio, il marito che arriva, stasera pizza, il cane lo porta qualcun altro, cioè ogni tanto datevi anche la possibilità di lasciare andare il controllo, ok? È vero, ci vuole pazienza e questa carta è qui per, diciamo, invitarvi a sviluppare anche la tolleranza, però insomma, voglio dire, c'è un limite. Vi dico, non sento, sì, è vero, c'è la carta della morte che normalmente parla di tagli, parla di chiusure e rinnovi, però niente di insormontabile, in realtà è più un sogno che si infrange, ok? O magari è un qualche cosa che se fosse quella situazione familiare di cui parlavamo prima, magari è un progetto appunto familiare che non sta andando proprio come volevate voi, però alla fine perché c'è questa carta? Perché vi dice che è un po' come se vi dicesse è importante l'idea di tutti, la collaborazione di tutti, no? Cioè tutti fanno parte poi dello stesso uno, dello stesso universo, della coscienza collettiva. Ok, andiamo a vedere un'ultima carta da parte delle fatine. Ok, fioritura. Wow. Questa carta vi invita a imparare dalle vostre esperienze passate, qui avete due volte la carta della luna, e imparare fondamentalmente a brillare dal vostro interno e vi dice anche di usare la vostra luce interiore, ok, la vostra connessione mi verrebbe anche da dire, per illuminare quelle aree, queste due zone, che ne hanno bisogno. Ricordate le proiezioni, qui avete l'una, la carta delle proiezioni e delle illusioni e un'altra volta la luna. E qui sento che molto ha a che vedere con le credenze che voi avete acquisito durante la vostra fase evolutiva. Ehm, cercate di, come vi posso dire, ripulire quelli che sono i vostri sensi di colpa, invece che chiamarli sensi di colpa, chiamateli responsabilità. Qual è la mia responsabilità in relazione a questa persona o a questa situazione o a questo ambiente di lavoro o quello che per voi è? Perché se vi sentite in colpa perché magari non aiutate un collega, ma poi in realtà la responsabilità di fare quel compito è prettamente di quel collega, voi capite che senso di colpa poi non c'è più perché vi rendete conto che la responsabilità non è la vostra.
quindi se non lo aiutate non è un problema vostro. Ma non lo aiutate magari perché non avete tempo, capito? In quel senso intendo, però vabbè. Ognuno poi anche lì lo applichi alla propria realtà. Cari amici di Gemelli, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio del tempo che avete trascorso qui con me, dei vostri like, del supporto che mi date sempre, delle condivisioni, anzi continuate a condividere perché per me è importante. Vi mando un abbraccio forte e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!